Oggi provo a fare per la prima volta la cotoletta di ceci di cucina botanica. È la ricetta più famosa del canale, dà un sacco di commenti entusiasti. Ma sarà davvero così buona? Sarà saporita? Non risulterà troppo arida? Starà insieme soprattutto, è una cosa che un po' mi preoccupa. Adesso lo scopriamo insieme. Qui ho preparato tutti gli ingredienti. Allora, iniziamo. 160 g di farina di ceci, un cucchiaio di amido di mais. Devo dire che gli ingredienti sono descritti molto accuratamente. Poi un cucchiaino raso di sale, un pizzico di paprika e infine un pizzico di cumino, con le spezie un po' abbondato ma a me piacciono. Un cucchiaio di olio d'oliva e 120 ml di acqua. E a questo punto andiamo a mescolare tutto quanto. Fin qui è stato tutto facile e veloce. Adesso passiamo all'impanatura. Dobbiamo mettere abbondante pangrattato in un piatto, poi prendiamo un'abbondante cucchiaiata dell'impasto e mettiamolo nel piatto. E a questo punto devo formare la cotoletta cercando di allargare piano piano l'impasto da entrambi i lati. Mi sembra che venga abbastanza bene. Qui si è un po' rotto, forse sono andato troppo sul sottile. E ricominciamo con un altro. La prima non è andata benissimo, proviamo con la seconda. Non devo andare troppo sul sottile probabilmente. Così. Probabilmente è bene che lo tratti in maniera delicata. Prendiamo con una paletta e trasferiamolo sul piatto. Reintegriamo il pangrattato e cominciamo con un'altra, per così dire, cotoletta. Vanno lavorate veramente pochissimo, Ok, più o meno credo di aver capito. Abbiamo capito che una cucchiaiata deve essere molto generosa per fare la cotoletta. Non mi fido troppo che le cotolette non vengano aride, per cui le accompagnerò con una salsa allo yogurt. Metto un vasetto di yogurt greco, un po' di senape, appena un po' di aceto, ma potrebbe essere anche succo di limone, e poi, visto che è di stagione, come erbette metto un po' di finocchietto selvatico che ho colto nei campi qui dietro casa. Mescoliamo un po' la salsetta. Passiamo alla cottura. Utilizzerò la tripla corona, come si vede nel video di cucina botanica, fuoco alto, e olio di oliva in dose abbastanza generosa ma non troppo. La cottura dovrebbe essere molto veloce, circa 1 minuto per lato, per cui dovrò far scaldare bene la padella, immagino. Ok, direi che ci siamo. Andiamo con la prima cotoletta. Provo con quella che mi sembra venuta meglio. Aspettiamo 1 minuto. L'aspetto, devo dire, per ora non è male. Vediamo cosa succede adesso a rigirarla. Qui abbiamo un po' di pangrattato bruciato e questo non è bene, ma la cotoletta mi sembra che abbia un bel aspetto. Qui è iniziato un po' a bruciarsi, ma secondo me ci siamo, sai. Ho già preparato qui un piattino con un po' di insalata. Ecco qua. Beh, non è male, dai. Bene, non resta che assaggiare. Sì, ho avuto un piccolo problema con la luce. Vediamo un po'. Molto sottile. Niente male. Un po' arida come pensavo. Forse un po' di salsa sul boccone non ci sta male. Buona, buona, devo dire, quello che dà lo sprint in più è il cumino, per cui dà proprio un gusto buono di carne. Questo è un piatto che ti finisci. Ci vuole un minimo di manualità per formarli. La prima volta hai visto non è stato semplice, però devo dire un piatto veramente godibile. Bene, brava cucina botanica. Ah, dimenticavo, ovviamente la salsa di yogurt rende il piatto vegetariano e non più vegano.